Benvenuti a questo nuovo approfondimento. Oggi affrontiamo un tema su cui si è detto di tutto, spesso con toni un po' troppo apocalittici, l'articolo 50 dell'AI Act europeo. Parliamoci chiaro, c'è stata parecchia confusione online, ma l'obiettivo di oggi è proprio smontare questo panico ingiustificato. Niente allarmismi. Vogliamo capire concretamente, senza filtri e senza giri di parole, quali sono i reali obblighi di trasparenza per chi crea e chi consuma contenuti digitali. E spoiler, alla fine si tratta di puro e semplice buonsenso. Ecco rapidamente la nostra mappa per questa analisi. Vedremo l'obiettivo reale della normativa, i 2 livelli di responsabilità previsti, i casi in cui l'etichetta è assolutamente obbligatoria, le eccezioni che ci faranno tirare un sospiro di sollievo e infine come applicare tutto questo nella pratica di tutti i giorni. Partiamo subito dal primo, fondamentale punto. Qual è il vero obiettivo di queste nuove regole? Togliamoci subito il pensiero. L'Unione Europea non vuole assolutamente vietare o frenare l'uso dell'intelligenza artificiale generativa. Assolutamente no. La legge va vista piuttosto come una lente di ingrandimento, uno strumento per fare chiarezza. È un vero e proprio scudo contro truffe, campagne di disinformazione e furti di identità. L'idea di fondo è semplicissima. Chiunque legga o guardi qualcosa online ha il sacrosanto diritto di sapere se quel contenuto è reale o se è stato generato in modo sintetico. Insomma, non è una crociata contro la tecnologia, ma la costruzione di un ecosistema digitale in cui potersi fidare di ciò che si vede. E questo ci porta al secondo aspetto chiave della questione, che struttura tutto il sistema su 2 binari ben distinti. Questa divisione dei compiti è geniale, perché toglie un sacco di pressione a chi lavora con l'IA tutti i giorni. Da una parte abbiamo i colossi del tech, le aziende come OpenAI, Google o Midjourney. A loro spetta il lavoro sporco dietro le quinte. Devono inserire nei file delle marcature invisibili, dei watermark leggibili dalle macchine, per tracciare l'origine del contenuto. Dall'altra parte invece ci sono i creatori, le agenzie, le redazioni giornalistiche. Qual è il loro compito? Molto più semplice. Devono solo assicurarsi di informare chiaramente l'utente finale. 2 ruoli completamente diversi, per evitare che la responsabilità ricada tutta sull'anello più debole della catena. Bene, ma andiamo al sodo. Quando scatta l'obbligo di mettere un'etichetta? Qui la norma non lascia spazio a zone grigie, parla di casi estremamente specifici. Primo, i deepfake. Se in un video c'è un volto clonato o una voce sintetica iperrealistica, serve un'etichetta evidente o un avviso vocale, punto. Secondo scenario, le immagini realistiche. Se viene generata la foto di un evento o di un luogo mai esistito, va dichiarato chiaramente. Terzo, il mondo degli influencer virtuali. Se un brand usa un avatar per sponsorizzare un prodotto, il pubblico deve saperlo. E infine, un punto cruciale per l'informazione pura. Se un testo su temi caldi come cronaca, politica, salute o finanza viene scritto da un'IA senza alcun controllo umano, l'avviso è obbligatorio. È una questione di etica prima ancora che di legge. Ora passiamo alla parte che farà tirare un sospiro di sollievo a molti, perché sfata un bel po' di miti. La nostra vita digitale quotidiana non verrà stravolta. Nessuno verrà a farci la multa per aver usato Grammarly, il correttore automatico di Word o un traduttore online. Sono strumenti di supporto base e non richiedono alcuna etichetta. Stessa cosa se si usa l'IA per fare brainstorming prima di un progetto. E per chi lavora con le immagini, rimuovere uno sfondo, correggere le luci, togliere un'imperfezione è considerato uso ausiliario, quindi nessun problema. Persino le opere di satira o di finzione, purché dichiarate e non ingannevoli, sono esenti. Insomma, tutti quegli strumenti che usiamo per migliorare il lavoro di tutti i giorni rimangono liberi e sicuri da usare. Se c'è un concetto chiave da portarsi a casa oggi è questo. Il vero spartiacque è il controllo umano sostanziale. Immaginiamo di usare un'intelligenza artificiale per buttare giù la prima bozza di un testo. Se poi una persona in carne ed ossa prende quella bozza, la verifica, la modella, la corregge e se ne assume la piena responsabilità editoriale, allora non serve nessuna etichetta. La legge vuole colpire i contenuti generati e pubblicati in automatico senza filtri, non certo l'ingegno umano potenziato dalla tecnologia. Capito il cosa? Passiamo al come. All'atto pratico, come ci si adegua a queste regole di trasparenza? Anche in questo caso vince il buonsenso. Non c'è un bollino statale unico e standardizzato da usare obbligatoriamente. La regola d'oro è semplicemente che l'informazione sia chiara. Facciamo degli esempi pratici. Per un video basterà una scritta in sovrimpressione nei primissimi secondi. Per un file audio o un podcast, un rapido avviso a voce all'inizio è perfetto. E sui social o sui siti web serve una dicitura chiara ed evidente nel testo. Ma attenzione a questo dettaglio vitale.
Scrivere generato con IA nascosto in mezzo a 30 hashtag alla fine di un post chilometrico non vale. L'avviso deve essere immediato, visibile a colpo d'occhio, semplice, onesto e diretto. E per eliminare proprio ogni traccia di ansia residua, la legge non ha alcun effetto retroattivo. Esatto, zero. Tutti i contenuti pubblicati prima che la norma entrasse in vigore sono salvi. Quindi non c'è bisogno di passare le notti a setacciare gli archivi di Instagram o del proprio blog per etichettare vecchi post o vecchi articoli. Si traccia una linea netta e si guarda solo in avanti. Arrivati alla fine di questo percorso, c'è una riflessione importante da fare. Ora che abbiamo stabilito delle regole chiare per l'autenticità nel mondo digitale, come cambierà la nostra fiducia verso i contenuti che vediamo ogni giorno? L'articolo 50, se lo spogliamo da tutto quel panico inutile, ci mostra in realtà un futuro molto promettente. Un futuro dove la trasparenza diventa un'abitudine naturale, una forma di rispetto verso chi ci ascolta o ci legge. Speriamo che questa analisi abbia fatto chiarezza e vi abbia dato gli strumenti per navigare queste novità con assoluta serenità. Grazie per essere stati con noi e alla prossima analisi.